Ecco, siamo a 1 ora 19 minuti e 52 secondi, quindi diciamo 1 ora e 20 per fare questa struttura, questa base della struttura. Lì bisognerebbe aggiungere una buona mezz'ora per mettere delle felci all'interno, per fare davvero un grosso materassino, il più importante possibile per l'isolamento termico. E in termini di impermeabilità non sarà male, ma così posso gestire un'ora di pioggia, forse 2 ore di pioggia. Dopo non sarà più un riparo. Se mi aspettassi forti piogge o condizioni invernali davvero importanti, a quel punto bisognerebbe passare almeno un'ora in più per mettere della felce. E poi il maggior numero possibile di piante, anche cortecce, e se disponibile muschio. Se fate 30-40 cm di spessore otterrete davvero qualcosa di impermeabile. La cosa migliore è fare dei ripari così per una coppia. Per una coppia lo fate in un'ora precisa, senza alcun problema. Non dimenticate le 3 regole importanti di cui ho già parlato in altri video. Quando costruite o sistemate un riparo, non fatelo sotto gli alberi grandi. Evitate i grossi rami secchi che potrebbero cadervi addosso, soprattutto di notte con il vento. Fate attenzione a sistemarvi a mezza altezza sulla collina, sul pendio, quando ce n'è uno, proprio come qui. Bene, con un riparo così, che è termicamente di solito molto efficace, potete anche sistemarvi sulla cima della collina nel bosco. Un problema. E poi, ovviamente, non sistematevi proprio in mezzo a un sentiero. Se vedete un sentiero, un passaggio di animali selvatici, non dovete sistemarvi lì. Il video termina qui. Vi ringrazio per averlo seguito fino alla fine. Avete visto il montaggio completo di questo rifugio di sopravvivenza senza attrezzi. Ci vediamo presto in un nuovo video.